Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Danicool94 del Crash Bandicoot Zone. Ma prima di iniziare... sigla! Bene, quello che vi chiedo oggi è di fare un piccolo esercizio mentale, andando anche ad allargare di molto la vostra mente. Cerchiamo di suddividere in serie o trilogie tutti i giochi di Crash Bandicoot. Inizio io. Abbiamo la trilogia classica, quella di Naughty Dog. Abbiamo poi la trilogia Racing, composta da Crash Team Racing, Nitro Kart e Tag Team, che può diventare anche una tetralogia o una pentalogia se si aggiungono i seguiti di Crash Nitro Kart usciti per cellulari ed iOS. Abbiamo la trilogia portatile, composta da Crash XS, Crash 2 Entranced e Crash Bandicoot Fusion, che potrebbe diventare anche una tetralogia se si aggiunge prima Crash 99X, così che il quarto titolo faccia bandan con il quarto titolo di Spyro su portatile, che è Spyro Fusion. Ma qui appunto stiamo facendo delle illazioni grosse quanto una casa. Abbiamo poi la duologia Party, composta da Crash Bash e Crash Boom Bang. Abbiamo la duologia di Traveler's Tales, composta da Crash Lila di Cortex e Crash to Insanity. Ed infine abbiamo la duologia dei Titani, quella dei Radical, composta da Crash of the Titans e Crash il dominio sui mutanti. Ma come avrete visto nel titolo di questo video, siamo sicuri di poterla chiamare davvero duologia e non trilogia? Esiste un terzo capitolo di questa serie dei Titani, che non è né un porting né un rifacimento per console meno potenti di quelle casalinghe dell'epoca. Sto chiaramente parlando di Crash l'isola mutante o Mutant Island, dipende come volete chiamarlo. Prima di parlare del titolo vero e proprio, vorrei far notare come il gameplay che vedrete da qui in avanti sarà su emulatore Java, con un aspect ratio molto vicino ai 16 noni. Ma non è soltanto su PC che potrete giocare Mutant Island in questo formato. Do la parola in questo caso ad Andrea Bugaboom. Ebbene sì. Grazie al potere degli emulatori, anche i vecchi giochi in Java possono essere rigiocati senza dover per forza riprendere in mano i vecchi cellulari a cui erano destinati. Possono essere giocati ad esempio su computer o su smartphone moderni, ma a me in particolare piace giocare così. Sto utilizzando un emulatore di Java per PSP che si chiama PSP KVM. Voi in questo momento mi vedete giocare su una PS Vita e non su una PSP. Ma questo perché la PS Vita in un certo senso è una sorta di PSP2 e al proprio interno ha il software della PSP, ma se voi in casa avete una PSP normale questa andrà benissimo. Questa ovviamente deve essere modificata per far funzionare gli emulatori. Il risultato però è molto interessante. Il giochino in particolare è davvero molto carino, ma soprattutto Crash sembra un po' più a casa all'interno di una consolina portatile come questa. Sembra quasi un gioco per Game Boy Advance. Certo, l'emulatore è un po' complicato da configurare e non chiedetemi come si fa a togliere questa tastiera su schermo perché non ci sono riuscito in alcun modo. Anzi, se scoprite come si fa, fatemelo sapere. Il gioco comunque funziona ed è abbastanza piacevole da giocare, considerando l'hardware originale a cui era destinato. Bene, come detto anche da Andrea, il titolo non sfigura assolutamente contro i giochi per Game Boy Advance di Crash Bandicoot. Ma detto questo, parliamo direttamente di Crash Mutant Island. Crash Bandicoot Mutant Island, da noi tradotto come l'isola mutante, è un platform 2D vecchia scuola, caratterizzato da corse, salti ed esplorazioni. La premessa è abbastanza semplice. Cortex ha costruito un robot gigante e sta ipnotizzando tutti i Bandicoot dell'isola di Crash con delle misteriose cuffie. La trama del gioco potrebbe essere una rielaborazione di Crash of the Titans e Mind Over Mutant, ma non illudetevi. Ha ben poco a che fare con questi due giochi e riesce facilmente a distinguersi autonomamente. Essendo un platform vecchio stile, è puro e semplice. Si corre per livelli tortuosi, saltando su liane, scivolando giù per pendii e raccogliendo un sacco di oggettini opzionali. In realtà non è improbabile rimanerne delusi dai primi minuti di gioco. Tuttavia, se gli si dedica un po' più di tempo, il suo fascino emergerà presto. Ci sono 4 tipi di ambientazioni principali: giungla, ghiaccio, vulcano e castello.
La grafica dei livelli e degli sfondi è ricca di dettagli, come le farfalle che fluttuano o le creature che sbucano dagli alberi. Una cosa che ho sempre adorato è che nei livelli della giungla si possono vedere degli incavi nel legno con un cuore con all'interno scritto C più T, ovvero Crash più Tauna. Sono quelle piccole cosucce che ti fanno apprezzare molto di più il titolo, te lo fanno sembrare molto più vivo. Tutta la pixel art è stata realizzata da zero e gli sprite hanno animazioni fluide che danno al gioco un'atmosfera da cartone animato. Lo stesso Crash è molto divertente e mostra un'ampia gamma di emozioni anche su uno schermo così piccolo, nel 2009. Stilisticamente sembra un mix tra il suo aspetto originale ed il design di Crash of the Titans. Nel corso del gioco Crash potrà utilizzare le sue numerose abilità per superare gli ostacoli. Oltre a correre, scattare e saltare, Crash è in grado di arrampicarsi su alcuni muri, di saltare tra i pali, di dondolarsi sulle liane e di sferrare calci a muro per scalare le strutture verticali. L'uso di queste abilità permette di variare il platforming, ma il vero punto di forza è il design dei livelli. Cose come enormi catapulte a forma di mano e tubature che risucchiano il nostro eroe rendono Mutant Island un gioco di Crash Bandicoot unico nel suo genere e rendono i livelli sempre freschi. Tutti i livelli sono pieni di percorsi multipli che si possono intraprendere e le diverse strade hanno anche le loro ricompense. Da notare inoltre che non c'è un solo pozzo senza fondo in questo gioco. Se si cade da una sporgenza si finisce in un altro percorso senza perdere alcuna vita, con l'unica penalità però di atterrare in un'area piena di nemici o priva di oggetti da collezionare, utili per aumentare la potenza di Crash e per completare al 100% il gioco. Si hanno a disposizione vite infinite e checkpoint collocati nel bel mezzo dei livelli. In questo modo il gioco stesso evita tonnellate di frustrazione al giocatore. Il gioco presenta un ottimo sistema di controllo. A differenza di molti suoi rivali sul cellulare dell'epoca, non vi troverete mai a desiderare una configurazione di controllo migliore. Superare gli spazi vuoti e le trappole è indolore e soprattutto molto divertente. Il gioco praticamente ti implora di rivisitare i vecchi livelli con così tante cose da esplorare, cosa che si può fare dalla schermata della mappa dell'isola. Ci sono i classici frutti Wumpa da collezionare, che permettono di attivare una mossa speciale quando se ne raccolgono abbastanza, ovvero il Kung Fu Ka. Passaggi segreti da trovare, interruttori da attivare, Bandicoot ipnotizzati da salvare e alcune casse da rompere qua e là. Nei passaggi segreti sono nascoste anche delle maschere di Aku Aku. Quelle normali danno un cuore in più per il resto dell'avventura, mentre quelle dorate aumentano permanentemente la forza. Infine ci sono alcuni abiti da judo che conferiscono a Crash nuovi attacchi speciali per il suo Kung Fu Ka. Sfortunatamente il gioco ha un grosso difetto per quanto riguarda i progressi. Sconfiggendo il boss finale, infatti, i salvataggi vengono cancellati senza alcun motivo. Non è una ricompensa molto soddisfacente. In altre parole, per ottenere tutto quello che c'è nel gioco, non bisogna mai battere il boss finale o raccogliere tutto quanto prima dello scontro che precede l'epilogo. A proposito di mazzate, Crash può attaccare i suoi nemici usando il suo classico attacco rotante e alcune mosse da mischia davvero esilaranti, che il gioco gestisce molto bene. Ogni volta che un nemico è sullo schermo, basta premere il tasto di attacco per far sì che Crash lo colpisca. Crash infatti si aggancia automaticamente ad un nemico quando si effettua questa operazione, quindi se non è abbastanza vicino lo raggiungerà da solo, rendendo il combattimento un'esperienza sorprendentemente fluida per i vecchi telefoni con tastierino. Anche i nemici non richiedono molti colpi per essere sconfitti, quindi i combattimenti in questo gioco sono brevi, dolci e semplici. La salute di Crash si misura in cuori, che possono essere raccolti in modo da ricaricarla. In questo momento vi starete chiedendo se il gioco ha nemici controllabili, visto che prende in prestito il concetto della lotta corpo a corpo da Crash of the Titans e anche il titolo presenta la parola mutante. La risposta è sì, ma con un piccolo dettaglio in più. A differenza dei mutanti di Crash of the Titans, questi nemici sono veri e propri titani leggendari, alti come grattacieli. Nel gioco ce ne sono solo 3, ma grazie al modo in cui Mutant Island li gestisce, questo non è affatto un difetto. Partiamo dall'inizio. Questi 3 titani sono creature leggendarie basate su diversi elementi: terra, ghiaccio e fuoco.
Sono coloro che hanno salvato l'antico continente da un cataclisma naturale, rendendolo l'arcipelago Wumpa che conosciamo oggi. Per trovarli è necessario raccogliere frammenti di chiavi e sbloccare porte speciali, in ognuna delle 3 isole a tema ghiaccio, natura e fuoco. Ogni titano è assopito dietro una di queste porte e, una volta entrati, dovrete combatterli. I combattimenti sono suddivisi in diverse fasi. Innanzitutto bisogna evitare gli attacchi del titano. Quando si infuria, calpesta il terreno con i piedi, lanciando Crash in aria e dandovi la possibilità di agganciare il mostro. Salite in cima e apparirà un indicatore che indica le parti del titano che risentono del solletico. Utilizzando una piuma dovrete solleticare il titano per domarlo, evitando i suoi attacchi. È un modo molto divertente e spiritoso per fare amicizia con questi esseri leggendari e magici. Dopo aver domato un titano potrete evocarlo quando volete, ovunque vi troviate. Ovviamente non sarete in grado di controllare un titano così grande, quindi si ridurrà a circa 3 volte le dimensioni di Crash, permettendovi di salire in groppa a lui. Quando si controlla un titano bisogna ricordare 2 cose. Non si può saltare ed il titano prima o poi si stanca. Ogni titano infatti ha una barra di energia che si esaurisce lentamente ogni volta che lo si controlla e si riduce molto più rapidamente ad ogni colpo subito. Quando la barra si riduce a 0, il titano scompare per riposare. I titani non utilizzati in quel momento sono sempre a riposo, quindi si riprendono automaticamente. In questo modo è impossibile perdere un titano dopo averlo domesticato e rimane il vostro compagno per il resto del gioco, permettendovi di evocare uno qualsiasi dei 3 in qualsiasi momento, purché siano ambienti abbastanza capienti per la loro stazza. Si tratta di una perfetta rivisitazione della meccanica di conservazione dei mostri introdotta in Mind Over Mutant. Per quanto riguarda le loro abilità, i titani sono ovviamente più forti di Crash, ma possono anche utilizzare attacchi speciali contro i nemici e gli ostacoli. Superare ostruzioni resistenti è praticamente il motivo per cui avrete bisogno di loro. Hanno però anche i loro punti deboli, come la paura per le talpe, che faranno ritornare i 3 titani leggendari nella tasca di Crash. Sono in totale queste cose che rendono Mutant Island un titolo da non sottovalutare, nonostante sia un gioco per cellulari di più di 10 anni fa. Ok, abbiamo parlato per filo e per segno del videogioco, ma perché, vi state chiedendo voi, questo gioco fa parte della serie dei Titani? Dove si colloca? Nonostante sia uscito nel 2009, un anno dopo Mind Over Mutant, il titolo fu annunciato come sequel diretto di Crash of the Titans. Infatti questo Mutant Island si colloca in mezzo a Crash of the Titans e Mind Over Mutant. Grazie all'utente Roberto Calogero del Crash Bandicoot Zone abbiamo avuto modo di poter vedere le scan di una particolare rivista dell'epoca del 2009 chiamata Giochi per cellulare, che usciva ogni tanto come allegato ad un'altra rivista di videogiochi della zona di Roberto Calogero, che si chiamava semplicemente Videogiochi. All'interno di queste 2 pagine è possibile trovare addirittura un'intervista agli sviluppatori di Crash Bandicoot Mutant Island, e all'interno si possono trovare cose davvero interessanti, come la collocazione di Crash Mutant Island tra Crash of the Titans e Crash il Dominio sui Mutanti. In questa intervista addirittura si va a toccare la lore estesa scritta da Naughty Dog e Joe Pearson nella Bibbia di Crash Bandicoot, che noi oggi possiamo avere tramite il tomo Crash Bandicoot Files, che potete trovare nel link Amazon qui sotto in descrizione. Infatti, cito testualmente: i mutanti di questo gioco sono diversi da quelli apparsi fino ad ora. Si dividono in 2 gruppi, quelli creati da Cortex e quelli leggendari. Quest'ultimi sono esseri millenari che proteggono le isole di Crash da secoli. Sono quasi delle divinità, in un certo senso. Sai, la storia di Crash vanta la presenza di miti e leggende come continenti sommersi e civiltà perdute, riferimento alle Lemuria. Noi abbiamo preso questa storia e l'abbiamo ampliata. Questi titani leggendari hanno salvato le isole di Crash da un antico cataclisma, ma questo Crash non lo sa, e quindi li combatterà a suon di solletico, cioè tutti quanti gli sviluppatori che abbiamo avuto in questi 26 anni hanno avuto modo di prendere la Bibbia di Crash e sfogliarla e prendere elementi importantissimi come l'infanzia di Cortex, come l'origine dell'arcipelago Wumpa, che appunto era una volta il continente di Lemuria. Nessuno degli sviluppatori l'ha fatto, ma lo hanno fatto gli sviluppatori di un gioco mobile che con tutta probabilità non si sarebbe mai cagato nessuno.
Complimentoni! Ci danno anche una spiegazione, o meglio, una giustificazione dei Bandicoot presenti, oltre Crash e Coco, in questo videogioco. Infatti, secondo gli sviluppatori, tutti i Bandicoot che Crash deve salvare dal dispositivo molto simile all'NV di Crash Mind Over Mutant sono un omaggio a tutti i giocatori del Crash Village. Se ben ricordate, per chi all'epoca visitava internet frequentemente, il Crash Village era il sito ufficiale di Crash nel periodo di Titans e Mind Over Mutant, in cui tu potevi crearti un avatar e scambiare messaggi preimpostati e camminare in un'area 2D come se foste appunto in un villaggio di Crash Bandicoot. Penso che questa sia una bellissima lettera d'amore per i fan di Crash, peccato che è stato fatto per un gioco per cellulari. Se avete voglia di leggere l'intera intervista vi lascio il link in descrizione, o se magari volete un bel doppiaggio fatto da me e dal sempiterno Bugaboom, fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Bene, cos'altro c'è da dire riguardo questo videogioco? Nel complesso, Mutant Island è una bella sorpresa. I giochi per cellulari basati su una licenza popolare, soprattutto quelli dell'epoca, sono spesso di qualità mediocre e servono più a fare cassa che a dare sostanza. Ma Crash Bandicoot, l'isola mutante, è divertente, funzionale e ha una grafica molto curata. È senza ombra di dubbio il miglior platform mobile di Crash Bandicoot. Io credo che Crash Mutant Island valga la pena di essere giocato, perché è davvero una piccola perla. Non sfigura assolutamente se lo si paragona a Crash XS, Entranced, Fusion, soprattutto Fusion. Il mio consiglio è quindi quello di provarlo, di dargli un'opportunità. Magari potreste trovare un bel passatempo per qualche pomeriggio pieno di noia. In ogni caso, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Crash Mutant Island o Isola Mutante che dir si voglia. Come sempre potete trovare me e gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link qui sotto che state vedendo in sovraimpressione. Vi ringrazio un sacco per aver visto questo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!